Ciao a tutti e a tutte, benvenuti e benvenute alla lezione di oggi sui prefissi dei nomi della lingua italiana. Nello specifico, nella lezione di oggi vedremo 1. Che cosa è un prefisso? 2. Quale funzione ha un prefisso? E 3. I prefissi dei nomi italiani. Partiamo dal primo punto e vediamo insieme che cosa è un prefisso. Partiamo da due immagini, le strisce pedonali e una faccina o emoji, come si dice in inglese. Guardate le strisce pedonali. Come potete vedere, le strisce sono dei segni sulla strada, dei segni che hanno una forma, che è appunto questa che vediamo, lunga, rettangolare, bianca, ma questa forma ha anche un significato. Quando infatti vediamo le strisce sulla strada, sappiamo che possiamo attraversare in sicurezza. Dunque le strisce sono un segno con una forma, che è appunto questa, rettangolare e bianca, e con un significato. E il significato di questa forma è che puoi passare, semplicemente. Giusto? Passiamo alle emoji, alla faccina. Anche questo è un segno, con una forma, che è questa che vediamo, la forma di una faccia sorridente, una forma che ha anche un significato, che è quello appunto di allegria. Dunque, con questi esempi, volevo mostrarvi che un prefisso, proprio come le strisce pedonali e la faccina, è un segno che ha una forma e un significato. Ad esempio, prendiamo il prefisso in. Questo prefisso in, come vedete, ha una forma, che è questa, i ed n, in, e un significato. Significa infatti non. Se dunque mettiamo il prefisso in vicino alla parola esperienza, anzi nella parola esperienza, otteniamo un'altra parola che è inesperienza. Attaccando questo prefisso alla parola esperienza, otteniamo una parola con un significato diverso, che è appunto assenza di esperienza, dunque non esperienza. Dunque, partiamo da questa parola, appunto dalla parola esperienza e inesperienza. Come potete vedere, la parola esperienza senza il prefisso ha un significato positivo. Significa appunto sapere fare qualcosa. Se noi inseriamo questo prefisso nella parola esperienza, trasformiamo il significato della parola. Significato che diventa negativo. Infatti, inesperienza è appunto assenza di esperienza. Una persona con esperienza è una persona che sa fare qualcosa. Una persona con inesperienza è una persona che non sa fare qualcosa. Dunque, un prefisso, diciamo per riassumere quello che abbiamo detto finora, un prefisso è un elemento linguistico con una forma, con un significato e che modifica il significato di una parola quando è attaccato, unito, inserito all'interno di questa parola, proprio come l'esempio che abbiamo appena visto di inesperienza. Passiamo adesso a prendere in considerazione, a vedere alcuni prefissi dei nomi italiani, cioè alcuni elementi linguistici che possiamo attaccare ai nomi italiani per modificare il significato di questi nomi. Innanzitutto
abbiamo diversi tipi di prefissi in italiano. Prefissi, attenzione, che possono attaccarsi, che possono unirsi ai nomi. Prefissi di spazio, di tempo, di negazione, di dimensione e valutazione. Partiamo dai prefissi di spazio. In questo gruppo abbiamo dei prefissi con significato di avanti, come anti, che è molto raro. Infatti, credo che potete trovarlo solo in questa parola, anticamera, che rappresenta una stanza, uno spazio della casa che è avanti la camera, appunto, fisicamente nello spazio. Un altro prefisso con il significato di avanti è pre. Guardate qui, prealpi, cioè la parte geografica fisica, lo spazio geografico fisico che si trova prima, che è prima delle Alpi. In questo gruppo abbiamo anche dei prefissi con il significato di dentro e fuori. Intra, molto raro, ha il significato di dentro, intracellulare. Extra ha il significato di fuori, appunto, extracellulare. Infine, in questo gruppo abbiamo dei prefissi con il significato di sopra e sotto. Sopra, appunto, ha il significato di sopra, come nella parola sopragonna. Sotto, invece, ha il significato di sotto, appunto, come nella parola sottogonna. Passiamo adesso a vedere i prefissi di tempo. In questo gruppo abbiamo dei prefissi con il significato di prima, che sono pre, ad esempio pre-cena, cioè prima della cena, e ex, come ad esempio ex campione, cioè qualcuno che in passato prima è stato un campione. In questo gruppo abbiamo anche dei prefissi con il significato di dopo, come post cena, appunto, e dopo, la versione italiana e non latina, dopo scuola, ad esempio. Infine, in questo gruppo abbiamo anche dei prefissi con il significato di nuovo, come neo, vedete? Neo mamma, neo papà. Passiamo adesso ai prefissi di negazione. In questo gruppo abbiamo dei prefissi con il significato di opposizione, come anti, vedete? Antieroe, cioè una figura che si oppone all'eroe, che è il contrario dell'eroe. O ancora contro, come controproposta, appunto una proposta che va contro, che si oppone ad un'altra proposta. In questo gruppo abbiamo anche prefissi con il significato di non. Abbiamo visto prima inesperienza, ad esempio. Oppure non, come non docente, ad esempio, cioè una figura che non ha le caratteristiche di un insegnante o che non è un insegnante. Possiamo dire un docente non docente. Infine, in questo gruppo abbiamo dei prefissi con il significato di negativo. Vedete? Dis, come disonore, dispiacere. Onore e piacere sono le parole positive. Se mettiamo dis prima, il significato cambia e la parola si trasforma nel suo negativo, nel suo opposto. Passiamo infine ai prefissi di dimensione e qualità. In questo gruppo abbiamo dei prefissi con il significato di molto grande, come maxi, maxi pizza, mega, mega stadio, super, super mamma. Usiamo maxi e mega per le dimensioni fisiche, principalmente.
quindi maxi pizza, una pizza grande fisicamente, mega stadio, uno stadio grande fisicamente. Usiamo invece super sia per le dimensioni, quindi super pizza, sarebbe una pizza molto grande, ma anche per la qualità di una persona. In questo caso super mamma non significa una mamma fisicamente molto grande, ma significa una mamma molto brava, una mamma molto buona, una mamma con tante qualità. In questo gruppo abbiamo anche dei prefissi con il significato di piccolo, come ad esempio mini, mini viaggio, un piccolo viaggio, o micro, microstanza, cioè una stanza molto molto piccola. Infine, in questo gruppo abbiamo anche prefissi con il significato di mezzo, quindi mezzo nel senso di non completo, non totale. Questo è il prefisso semi, come ad esempio nella parola semidio, cioè un dio che non è un dio al 100%, ma è un dio a metà, per metà, quindi metà dio e metà umano. Arriviamo alla conclusione e come sempre arriviamo alla conclusione con delle domande. La prima domanda è: posso creare tutte le parole che voglio con i suffissi? In teoria sì. La lingua italiana è una lingua creativa, quindi possiamo usare i prefissi che abbiamo visto prima con tutte le parole che vogliamo, con tutti i nomi che vogliamo. In teoria. In pratica, per sicurezza, è sempre meglio creare una parola, ad esempio anti-incendio, e poi cercare questa parola nel vocabolario, questo nome nel vocabolario. Il solito treccani.it, qui. Vedete? Ad esempio, voglio creare la parola anti-incendio. Cerco sul vocabolario anti-incendio e ho la risposta: sì, è una parola possibile, è una parola effettivamente usata. Come potete vedere, qui abbiamo scritto nel vocabolario composto di anti e incendio. Quindi il vocabolario ci sta dicendo che questa è una parola possibile da usare. La seconda domanda invece è: come scrivere un nome con un prefisso? Maxi schermo, vedete, con il trattino, o maxi schermo senza trattino? In teoria, come sempre, entrambi i modi sono giusti, quindi potete scrivere sia maxi schermo che maxi schermo, questa qui, questa seconda opzione. In pratica, di nuovo, come vedete, è sempre meglio usare il vocabolario, perché ad esempio la parola anti-incendio, come vedete, può avere due modi diversi di scrittura: antincendio con una I o antincendio con due I. Quindi è sempre meglio, in ogni caso, controllare il vocabolario per essere sicuri e per essere sicure di non sbagliare. Dunque, siamo arrivati alla fine di questa lezione. Grazie per l'ascolto e alla prossima!